Aste. In questo video vi spiegherò come sedervi, come preparare il posto dove sedervi per fare la meditazione. Vi servono un cuscino, un altro cuscino, due cuscini, un tappeto che io ho già predisposto sul pavimento perché è quello che uso. Prendete il primo cuscino, lo mettete così, prendete il secondo cuscino e lo mettete così. La meditazione non ha inizio nel momento in cui vi sedete, ma ha inizio nel momento in cui preparate il posto per la meditazione. Quindi è una cosa che va fatta così. Vi preparate piano, senza fretta, perché senza scarpe possibilmente. Nel momento in cui vi togliete le scarpe, iniziate la meditazione. Mettete le scarpe da parte, preparate i cuscini. In questo modo, col cuscino inclinato, riesce a sostenere meglio la schiena. Per quanto riguarda l'inclinazione, è soggettivo. Quindi provate, probabilmente più avrete esperienza e più praticate yoga, perché per sedersi purtroppo è l'unica cosa che può aiutare veramente. Vi sedete e l'inclinazione aiuta a tenere la schiena dritta, più dritta facilmente. Se questa inclinazione è troppo, spostate indietro il cuscino e questa avete l'inclinazione. Per me userò un'inclinazione al mezzo, metto il mezzo e il cuscino arriva in mezzo qua. Quindi vi sedete lentamente. In questo caso mi sono accorto che il cuscino è scivolato un po' indietro, allora lo riporto un po' in avanti. Accidenti capitano. Quindi vi sedete e la prima posizione, la schiena facilmente dritta, senza problemi, meno spero, e si inizia con la posizione classica. Se la vostra gamba destra è quella che più facilmente si riesce a piegare, la mettete per prima. Se invece la sinistra è la gamba che più facilmente vi piegate, che il ginocchio resta più rilassato essendo maggiormente inclinato, mettete la sinistra. La sinistra io di solito inizio con la sinistra, ginocchio destro. Quindi potete tenere le mani sulle ginocchia così, o potete chiudere le mani qua così, verso l'interno, verso l'interno, così. Potete anche tenere le mani così, non ve le consiglio. Inizialmente meditate per tenere tutta la concentrazione verso l'interno, quindi è meglio. Probabilmente questa è la posizione più comoda. Se è caldo, questa è la posizione migliore, in modo che l'aria
possa circolare. Se invece è freddo è meglio tenere le mani così, perché vi aiuta a tenere l'energia internamente, l'aria non transita e quindi è la soluzione migliore. Vi consiglio probabilmente questa e dopo questa. Se volete potete anche tenere i palmi verso l'alto, ma in questo modo l'energia uscirà. E noi durante la meditazione in questi stadio vogliamo tenere l'energia che vada verso l'interno. Dovete riuscire a tenere tutta la vostra energia dentro. Dimenticatevi completamente il mondo. Non esiste nulla. Esistete solo voi, il vostro essere e la vostra interiorità. Quindi schiena dritta, ovviamente schiena dritta aiuta a non dormire, innanzitutto, e secondo l'energia no, dritta su, giù. Quindi questa qua così. Quindi sedetevi, collo dritto, leggermente inclinato in avanti e chiudete gli occhi. In questo momento non dovete usare nessun tappo per le orecchie e ovviamente tengo la luce così alta esclusivamente per una questione di camera, perché la luce deve essere completamente assente, la stanza deve essere più scura possibile. In caso che non sia possibile oscurare la stanza, una fascia per gli occhi va benissimo, ma niente tappi per le orecchie. Quindi tac, vi mettete giù così e aspettate. Nel momento che iniziate a sentire tensione, visto che abbiamo scelto la gamba che fa più fatica a mantenere la tensione all'esterno, nel momento che sentite che questa parte qua inizia a farvi male, a essere più tesa, è il momento di cambiare posizione. Siete così, bello il mio respiro, bla bla bla. Quindi prendete la gamba e la circolate dietro. In questo modo cambio totalmente di direzione, la gamba si sente perfetta. Il tappeto non deve essere troppo duro né troppo soffice, altrimenti sia che sia troppo soffice o troppo duro crea dei problemi. Per saperlo, se è troppo soffice o troppo duro, e se questo contatto qua tra il piede inizia a farvi male, prima che vi facciano male le ginocchia, no, l'unico motivo, a meno che non abbiate problemi ai piedi, è il fatto che il tappeto sia troppo duro. Per me va bene questo qua sarebbe troppo duro e anche alle righe, quindi da cancellare. Quindi no, torniamo qua così a questa posizione. Cosa succede adesso? Essendo che questa parte qua ora è stata inclinata per 2 volte più a lungo, inizierà a farvi male prima che questa che quell'altra vi faccia male. Quindi cosa si fa a questo punto? A questo punto si rimette la gamba così, non lo faccio.
Se vi mette la gamba così e questa la portate indietro e questa la mettete così, vi alzate un attimo ovviamente, perché così è tutto e ritornate. Cosa succede adesso? Possono succedere due cose. Vi duole questa gamba o vi duole questa. Se vi duole questa non è molto positivo il fatto, perché se vi duole questa il vostro tempo di rimanere seduto è quasi finito, però generalmente inizia a dolere prima questa, ok? Perché questa è dietro, questa è stata dall'altra parte, si è rilassata, questa è stata avanti, questa è quella che vi dovrebbe dolere se volete continuare a meditare. Se vi duole questa, il vostro tempo è quasi finito, insomma. Potete mettere questa di ritorno, tornare di ritorno, ma non è molto conveniente. Vi conviene alzarvi, fare un po' di 20 minuti di meditazione camminando e ritornate a sedervi, iniziando ovviamente dalla prima posizione. Questa è sempre la prima posizione che dovete assumere, sempre. Quindi ci troviamo così, siamo così e dobbiamo iniziare a farci male questa gamba qua, pulito qui. Quindi portate questa a questa zona qua e questa la incastrate tra i due punti qua, così cercate di tenere questo punto qua, le mani vanno sempre così, questo punto penso che sia l'ideale, schiena dritta, oppure potete fare così, appoggiarle qua, solito discorso, testa inclinata in avanti e continuate a meditare. Questa qua sarà la gamba che ora vi dolerà, difficilmente vi dolerà questa, esclusivamente vi può dolere si può far male se avete scelto un materasso troppo duro. Troppo morbido, potreste avere dei problemi di bilanciamento, troppo rilassamento e troppo sforzo non vanno mai bene, mezzo e mezzo è l'ideale. Quindi cosa fate ora? Ora vi duole questa gamba qua. Allora fate così, tirate fuori questa e fate così, mettete sotto questa e questa. Vabbè, almeno che non sappiate che non potete fare la posizione del loto, questa è l'ultima posizione. Una volta che vi sentite non confortevoli o in questa posizione qua, ci si alza, 20 minuti di camminata e ci si ritorna a sedere nella stessa posizione. Questo è il metodo che si usa nei templi, quando si fanno meditazioni lunghe, o meglio, che usavo io nei templi quando si facevano meditazioni lunghe, magari 4, 5, 6 ore. Quindi si usavano questa tecnica, usavo questa tecnica per poter stare seduto con gli occhi chiusi il più lungo possibile. Nel momento che siamo in grado di fare la posizione del loto, allora in questo momento possiamo fare la posizione del loto. Cioè consiste nel prendere la gamba che è stata sotto, metterla sopra qua, cercate di piegare, di sentire il movimento della schiena qua. Sentite ogni movimento, il piede deve salire su e lo inclinate così. Questo va così, lo portate in giù e questo qua va così. Vedete, questo lo fate scendere un po' e questo fate così, vi rilassate. Ovviamente tutti questi movimenti a occhi chiusi vanno fatti, non solo con la camera, vi sto facendo a occhi aperti. Fate così. Qua questa chiederebbe
di mettere le mani così, però no, tenete le palmi verso il basso perché dovete tenere l'energia interna, è la massima cosa in cui dovete, tutta l'energia del corpo va tenuta verso l'interno e questo aiuterà la mente a tenere l'energia verso l'interno, a guardare dentro. Settimo chakra, sesto chakra. Una volta che vi sentite non più confortevoli, qua inizierà la tensione, sentirete, è il momento di cambiare, quindi alzate il piede, abbassate questo, mettete su questo e questo lo alzate su, questo lo abbassate un po', sedete meglio e partite. Tu. Una volta che non ci sente più confortevoli in questa posizione, è il momento di alzarsi. Questa è l'ultima, non tornate indietro perché non ha senso. Il tempo è finito, è ora la meditazione deve camminare. Non c'è differenza da quello che fate quando siete seduti, lo fate camminando, il corpo si rilassa, la mente si la segue. Quindi camminate e ritornate al principio. Grazie. Quando vi alzate, alzatevi sempre, muovetevi sempre lentamente in tutti i movimenti.